Non c'entra il libro, questo è un numero, avrà senso dopo. Bentornati nel forum. Oggi parliamo di Etemenanchi, gioco di ruolo di Antonino Gallimi che è stato finanziato grazie a Kickstarter, interamente direi grazie a Kickstarter. Ora sì, sono raffreddato, quindi mi sentite leggermente nasale, ma ignoriamolo e parliamo di Etemenanchi, che è un gioco di ruolo pesante. Non nel senso metafisico, ma nel senso fisico. Avevo detto nell'intro che è un numero perché che questo libro è un numero perché non abbiamo la versione fisica di Etemenanchi, di cui comunque qui vedete la copertina, ma fate conto che state affrontando una roba di poco più di questa grandezza, perché questi sono 570 Etemenanchi e 600 in A4. Quindi ha un certo diciamo ingombro se lo volete tenere in borsa. Etemenanchi inoltre non è fra virgolette un gioco di ruolo originale, perché è un gioco di ruolo ispirato a un gioco di ruolo dal vivo, a un LARP che porta esattamente lo stesso nome, anzi potremmo dire che è il gioco di ruolo del LARP, è stato fatto proprio per questo motivo. Con il LARP devo dire che mi trovo in una situazione un po' di amore e odio, perché ho avuto dei momenti in cui lo volevo provare follemente ma non mi è mai riuscito, che si sono alternati a momenti in cui sinceramente non mi diceva nulla, a altri momenti in cui sentivo diciamo delle horror stories collegate all'ARP e quindi avevo detto meno male non l'ho mai provato. Non in quel periodo in cui diciamo ricercavo l'ARP non ho mai sentito parlare di Etemenanchi, però devo dire che ha un tema di fondo abbastanza interessante, o meglio un genere, perché il LARP, come il gioco di ruolo, è un techno-fantasy, che è un tipo di ambientazione, direi con un tipo di difficoltà molto subdola. È molto facile non farla venire bene il techno-fantasy, perché c'è il rischio secondo me di dare un po' troppo peso sempre o al techno o al fantasy, dato che non sono diciamo così bene conciliabili. Se dovessi dire, cioè non è che sia uno dei miei generi diciamo di primo desiderio quando vado a cercare un gioco di ruolo, ma comunque vedere un certo tipo di varietà su temi e su ambientazioni che non sono così tanto esplorate è interessante. Quindi se state cercando un gioco di ruolo techno fantasy, questo potrebbe essere uno dei titoli da tenere in considerazione. Techno fantasy con un taglio anche di storia antica, dato che il mondo di Etemenanchi è ispirato a antiche civiltà, in particolare quella sumera, perché l'Etemenanchi era appunto quella ziggurat da cui poi è venuta anche l'idea della torre di Babilonia collegata alla torre di Babele. Tra l'altro struttura che, come potete vedere anche dalla copertina, in chiave technofantasy è presente, anzi assolutamente principale nel gioco. A questo punto è d'obbligo una precisazione. La maggior parte del manuale di Etemenanchi è lore. Da un certo punto di vista mi ricorda quasi i vecchi manuali di regole di Warhammer 40.000, che erano tipo 500 pagine e le regole erano tipo in una quarantina di pagine, almeno quelle rilevanti. Quindi è un concentrato di lore con poi delle regole per giocare nel mondo di Etemenanchi. Non starò qua a ricostruire l'intera lore perché c'è veramente tantissima roba. Il video verrebbe troppo lungo, né io sarei particolarmente attrezzato per potervela spiegare nello specifico, perché è evidente che c'è stato un lavoro reale e stratificato negli anni su questa lore, semplicemente perché era un gioco di ruolo dal vivo, persone in tempo reale e in diversi periodi l'hanno creata
partendo da un'idea. Quindi nel manuale c'è veramente di tutto: cosmologia, sistemi di divinità, descrizioni di città. Tra l'altro la città principale, Babilonia, è descritta passo per passo con la descrizione di ogni singolo quartiere, gilde, fazioni, razze, etnie collegate alle razze. Quindi c'è veramente tantissimo materiale se vi volete immergere in questo mondo, e questa è la sua grande forza e quella che rappresenta la sua più grande barriera di ingresso. Ma lascio questo argomento alla fine, alle conclusioni finali. Vi basterà sapere comunque che, per darvi un'infarinatura, un'informazione generale, che il mondo dei Temenanchi è in realtà una sorta di multiverso chiamato il Cronoverso. Al centro di questo Cronoverso, ed è praticamente l'unico mondo descritto con un certo livello di, specifica nel manuale, c'è Kronos. È il mondo, principale, quello che regge tutto. Il mondo di Kronos è composto da varie aree di influenza, ma la città più importante è Babilonia, con al centro la torre di Babilonia, quella che vedete qua appunto. È una città che potrebbe essere descritta esattamente come la biblica Babele, una città in cui tutti da qualunque parte del mondo e degli altre parti del Cronoverso si ritrovano, una città ricca di controversie, piena di soggetti di una grande fibra morale, ma allo stesso tempo corrotta fino al midollo, in cui gilde, corporazioni che sono all'interno di queste, le gilde imperiali che sono collegate all'impero sumero e tutta un'altra serie di influenze molto più potenti dei semplici mortali cercano di imporre il proprio dominio. In tutto questo bisogna tenere conto inoltre che nel mondo dei Temenanchi è pesante l'influenza di 14 elementi che possono essere più o meno concreti. Ci sono qualcosa tipo il fuoco, ma qualcosa tipo anche come la mente o la luce, che dominano in un certo senso qualsiasi aspetto del Cronoverso. Sono presenti divinità, anzi molti dei personaggi saranno collegati a tali divinità, che sono da un certo punto di vista molto capricciosi, talvolta crudeli, ma comunque sono particolarmente interessati a quello che succede nel mondo di Etemenanchi e nel Cronoverso in generale. Esistono anche delle creature molto più misteriose chiamate gli Eterni. Sono creature primordiali che si fanno guerra fin dall'alba dei tempi e se la continueranno a fare semplicemente perché non possono morire, o meglio possono morire ma la loro forma bene o male si ricostituirà nel tempo e continueranno a combattersi per l'egemonia in quella che è effettivamente chiamata la guerra eterna. In tutto questo noi chi siamo? Noi siamo ipoteticamente, e è l'idea di partenza di base di quelli che dovrebbero essere i personaggi almeno introduttivi, lo dirò sicuramente male, Raisindi, ovvero dei personaggi che si approcciano a questo mondo per la prima volta. Siamo appena emersi dalla torre di Babilonia, ci ritroviamo nel mondo dei Temenanchi e dobbiamo in qualche modo sopravvivere oppure imporre la nostra presenza su questo mondo, scalando le vette delle gilde e in un qualche modo dialogando, districandoci, ma anche conquistando tutti questi vari poteri che pervadono il mondo dei Temenanchi. Le gilde hanno una importanza assoluta nel gioco, nel senso che non potete giocare non facendo parte di una gilda, in sostanza, che normalmente in un gioco di ruolo originale lo porrei come un punto a sfavore, perché non ho mai apprezzato tutta questa concentrazione sulle gilde. Sì, ok che in alcuni periodi storici quantomeno europei erano molto importanti, ma non pervadevano così tanto la società come si potrebbe pensare. Ma essendo tratto da un gioco di ruolo dal vivo ha assolutamente senso. Dividere in un qualche modo la propria player base in gilde è assolutamente sensato per un LARP, perché hai bisogno di quella struttura che altrimenti ti manca.
Le gilde sono in realtà poche, ma coprono qualsiasi tipo sostanzialmente di classe giocabile, perché le gilde vi danno una sorta di archetipo di che cosa fate. Avete anche un archetipo voi, ma diciamo quello che identifica il personaggio da un punto di vista più generale è proprio la gilda. Anche se ci sono poche gilde, questo non vuol dire che c'è poca scelta, perché in sostanza noi scegliamo la gilda, ma poi dobbiamo scegliere anche una corporazione. La corporazione fa parte della gilda, ma è diciamo un elemento più specifico, gestisce una parte della vita della gilda abbastanza puntuale. Il personaggio che vi farò vedere ad esempio fa parte della gilda dei mercanti, ma fa parte della corte dei miracoli, che non credo se avete visto il gobbo di Notre Dame dovevi stare a spiegare cosa fanno. La personalizzazione è tra l'altro ulteriormente aiutata dal fatto che nel mondo dei Temenanchi, per rappresentare questa grande varietà di persone che si trovano a Babilonia, ci sono 20 razze che possono essere scelte liberamente in creazione o le potete tirare casualmente come potete fare per la maggior parte della scheda, e a ogni razza sono collegate, se non sbaglio, minimo 3 etnie che vanno a diciamo particolareggiare ancora di più quella razza, in modo da poter sostanzialmente fare un personaggio che è sempre diverso. Quindi il livello di personalizzazione è veramente molto alto, e venendo da un LARP in cui praticamente il background da quanto sotto lo fai quasi praticamente tu, è sensato. Tra l'altro gli elementi di personalizzazione in ruolo sono molti e vari, come vedremo dalla scheda. Ma prima di andarvi a parlare della scheda, io introdurrei velocemente il sistema, chiamato Temenanchi ovviamente. È un sistema che si basa sul D20 Roll Under, quindi vuol dire che voi avete un numero bersaglio, una difficoltà come la volete chiamare, e dovete fare di meno con il D20. L'1 in questo caso è il successo diciamo positivo, mentre il 20 è il fallimento critico. Quindi è inverso a D&D, per utilizzare un ovvio punto di riferimento. Il sistema di per sé è molto semplice, perché noi dobbiamo tirare il nostro dado e sottrarre il modificatore della nostra caratteristica per vedere se siamo effettivamente rimasti sotto la difficoltà. Questo determinerà un successo. Ci possono essere delle situazioni in cui possiamo anche osservare un grado di successo, ovvero quanto più siamo andati sotto la difficoltà, più il nostro successo sarà palese, diciamo, più siamo andati sopra, più il nostro fallimento sarà grande. A seconda delle situazioni o delle abilità che avete, ovviamente potranno essere inflitti dei malus o bonus a questi tiri, ovviamente di natura situazionale, o per specializzare meglio, per dare l'idea che il vostro personaggio è più specializzato in qualcosa, come praticamente ogni tipo di sistema che possiamo immaginare. Ma questa è sostanzialmente la base del sistema, che è molto essenziale. Davvero, devo dire. Per la mole del manuale mi sarei aspettato qualcosa di molto più complesso. In realtà, di per sé il sistema è molto semplice. Ci sono delle regole opzionali molto vaste che noi possiamo attaccare a nostro piacimento per rendere, diciamo, il flow, lo scorrimento del gioco più semplice o più complesso meccanicamente. Vedremo che intere parti della scheda, se utilizziamo il metodo più semplice, che è quello che si basa esclusivamente sulle caratteristiche, può essere totalmente ignorata, sebbene si consigli di utilizzare almeno la regola, anche se viene caldamente consigliato di utilizzare almeno la regola fra virgolette opzionale delle abilità, che sono molte e varie. Come si procede a questo punto alla creazione del personaggio? Dico innanzitutto, prima di farvi vedere la scheda, che ci sono varie possibilità di scelta, varie vie che potete percorrere. Sostanzialmente potete scegliere tutti gli elementi che preferite, a parte le caratteristiche che vengono tirate casualmente, oppure procedere per una vera e propria creazione casuale. Ci sono tabelle apposite per la creazione casuale di praticamente qualsiasi aspetto del personaggio. Anche il tiro di caratteristiche, che è fatto con l'ausilio di dadi, prevede diverse modalità in cui le potete tirare, tirando più, meno dadi, oppure partendo da un numero base di punti che può essere disposto fra le varie caratteristiche. Detto questo, direi di farvi vedere la scheda, perché non me l'aspettavo, ma è molto intuitiva. Non è una scheda che ho fatto io, è una scheda che potete trovare anche voi sul sito ufficiale dei Temenanchi, di uno dei personaggi base pensati per affrontare una delle vostre prime avventure
nel caso non vogliate immediatamente cimentarvi nella creazione del personaggio. Se il modo in cui io descrivo la scheda non vi risulta tra l'altro molto congeniale, potete anche fare riferimento a un comodo video che gli stessi sviluppatori del gioco di ruolo hanno messo a disposizione, in cui si vedrà la creazione della scheda di un personaggio in tempo reale, con tra l'altro le spiegazioni di qualcuno che è calato, diciamo, nel mondo dei Tevenanchi e quindi dà anche minime spiegazioni di lore. Allora, vedete Dragan, il prodigio, vedete la sua stirpe, la stirpe è la razza, che è un Fey, infatti notate ha le orecchie un po' sproporzionate, mettiamola così, sebbene sia un personaggio molto piratesco e capiremo perché. La sua etnia, che è un'etnia Esu, il suo archetipo e la gilda di cui fa parte con la corporazione. Vi avevo detto della differenza fra la gilda e la corporazione che sta all'interno della gilda. Lui è della gilda dei mercanti, corte dei miracoli, sono diciamo la parte shady della gilda dei mercanti. Tutta la parte che segue rappresentano sostanzialmente tutti quegli elementi che sono assolutamente essenziali per il ruolo del personaggio, il suo aspetto fisico, la sua età, ma anche tutti i suoi aspetti comportamentali, le sue ossessioni, le sue fobie, i suoi difetti, quindi tutti quegli elementi che vi possono servire per ruolare il personaggio di Dragan, che è un elemento veramente interessante. Vediamo immediatamente, ritornando sulla scheda, che ci sono molti elementi di questo tipo. Anche quando vai a indicare quelli che sono i benefici che si ottengono dal far parte della gilda, vengono individuati sia elementi di ruolo puri sia elementi meccanici. E avere tutto questo scritto sulla scheda di partenza, ed è qualcosa che devi scrivere perché fa parte della creazione, trovo che sia un modo molto efficace per introdurre giocatori che magari non hanno bene idea di come muoversi nel ruolo le prime volte, perché comunque sono degli elementi che sono presenti, sono lì, li possono sempre consultare. In uno degli eventi che si sono fatti qui a Livorno ebbi poi il feedback che fu molto apprezzato il fatto che avevo sostanzialmente introdotto, perché lo avevo scritto personalmente nelle schede prefatte, un minimo background del personaggio, cosa che in una one shot io ritengo assolutamente necessario, dato che praticamente ti viene presentato un personaggio che non è il tuo, devi scegliere fra una lista di quelli che ti sono consigliati e quindi ci potrebbero essere problemi a interpretarlo perché non sai bene che tipo di personaggio è, e farlo su due piedi alcuni, mi rendo conto, lo possono trovare difficoltoso. Quindi avere tutti questi elementi aiuta, perché ti serve a dare una struttura, un'idea di base di quello che il tuo personaggio sta diventando durante la creazione. A questo punto, scorrendo, vediamo le nostre caratteristiche principali. Ora, le caratteristiche principali, quelle che generate attraverso il tiro dei dadi, sono quelle nei pallini centrali. Come vedete sono diverse e da esse dipendono dei modificatori. Come vedete, principalmente il nostro personaggio ha tutti +1. I modificatori funzionano bene o male come le tabelle di caratteristica collegate al modificatore che potete trovare anche in D&D, cioè a determinati valori di caratteristica corrispondono determinati modificatori più alti o più bassi. Potete vedere anche il livello e queste, diciamo, finestrelle sotto, che sono le caratteristiche derivate. Caratteristiche derivate sono appunto caratteristiche secondarie che derivano dalla collaborazione, dalla correlazione di due caratteristiche diverse, come ad esempio il nostro movimento. Da un certo punto di vista anche l'iniziativa la possiamo contare come una caratteristica derivata. Al lato vedete un manichino. Questo manichino indica l'armatura, o meglio la tipologia dell'armatura, il peso di essa e la salute, diciamo l'integrità di tutti i vari arti del nostro corpo.
secondo una modalità che è molto simile a quella che tra l'altro vedevo in Nameless Land, cioè un manichino molto simile. Questa è una regola opzionale, potete decidere o meno se rendere il vostro combattimento più realistico attraverso l'utilizzo, diciamo, di danni localizzati, facendo quindi addirittura in modo che avete parti del corpo più coperte e altre più scoperte ai danni. Ma comunque, se volete rendere il gioco più semplice, è una parte che può teoricamente essere tralasciata. Scorrendo in giù invece c'è la parte dedicata alle vostre armi e alle meccaniche di combattimento. Qui sostanzialmente avete la lista di tutti i vostri attacchi offensivi con tutto il calcolo e infine il totale del bonus che avete al colpire, con accanto collegati i danni. Ora qui è tagliato, ma in fondo ci sarà la totalità di danni. È, devo dire, un sistema molto semplice da comprendere anche intuitivamente, cioè basta leggere la scheda e anche non sapendo molto del sistema si intuisce che cosa bisogna fare. È tra l'altro come layout molto simile a quello che potete trovare in altri giochi che hanno il sistema di 20 D&D per primo. Mi informano dalla regia che solo io lo vedo tagliato, quindi voi tranquillamente potete vedere benissimo anche la parte in cui descrive, diciamo, la totalità dei danni che fa la nostra arma. Infine, questa è la parte dedicata alle abilità. Sono chiamate abilità primarie. Sono una regola opzionale, potete tranquillamente giocare non tenendo conto di queste abilità. A questo punto, come giocherete senza le abilità primarie? Ogni volta che dovete fare, fra virgolette, un tiro di abilità, vedete qual è la caratteristica dominante o che ci sta meglio nella situazione e tirate su quella caratteristica. È un metodo più veloce, ma ovviamente vi sottrae la possibilità di essere particolarmente specializzati in qualcosa, come quando avete il sistema delle abilità che comunque vi permette mano a mano durante l'avanzamento di livello di aggiungere punti e quindi di specializzarvi in qualcosa più che in qualcos'altro. Infatti questa regola secondaria è caldamente, come avevo detto, consigliato utilizzarla, almeno nel manuale. La caratteristica di queste abilità è che, come vedete, sono molte e ce ne saranno alcune che ci saranno fornite come abilità, diciamo, di base dalla gilda, e sono le nostre abilità di background, sostanzialmente quelle che siamo stati addestrati a utilizzare o utilizziamo da più tempo. In questo senso saranno le abilità che possono essere livellate senza, diciamo, applicare un malus di punti esperienza. Mi spiego meglio: se vogliamo aumentare di grado in abilità che sono al di fuori di quelle, diciamo, che ci sono fornite dal nostro archetipo o principalmente dalla nostra gilda, dovremo spendere più punti esperienza. Però, come regola opzionale, è possibile anche non spendere punti esperienza, ma, diciamo, passare un determinato periodo di tempo con un maestro di tale abilità per poterla aumentare di grado, diciamo, nel tempo. In questo caso l'avanzamento di livello dell'abilità sarà rappresentato non dal fatto che noi siamo stati diventati più bravi perché l'abbiamo usata a ripetizione, ma semplicemente perché ci siamo messi lì a studiarla a livello proprio accademico. Accanto potete vedere la parte per le abilità speciali. Sono tutte quelle abilità che sono fornite dal proprio archetipo o dalla propria affiliazione a una corporazione in particolare. Questo personaggio ha anche tutta una serie di, diciamo, abilità passive che influiscono sui propri tiri, che vedete elencate nella colonna di mezzo accanto all'equipaggiamento. La fine della scheda è tenuta per le note e per tutti quegli elementi, diciamo, di ricchezza, come potrebbero essere le monete o il tesoro che ha accumulato. Questa è effettivamente la scheda minima. In queste schede, quelle, diciamo, prefatte, è fornita anche che una illustrazione del personaggio, una pagina che è la famosa pagina che io, quando giocavo a giochi più crunchy, chiamavo pagina in bianco, ovvero quella pagina bianca in cui ci scrivi le cose per ricordarti gli effetti delle abilità, che è molto comoda effettivamente, nonché una pagina in cui sono spiegati tutti gli effetti positivi e diciamo tutte le obbligazioni che il nostro personaggio avrà nei confronti della propria gilda.
per questo personaggio, ad esempio, ci sarà l'obbligo di versare almeno il 10% di tutto quello che possiede almeno una volta all'anno alla Gilda dei Mercanti, ma tenendo conto che è un personaggio che fa parte della Corte dei Miracoli e che quindi sono un po' delinquenti, deve rubare a ogni occasione possibile. Questa era in breve la creazione del personaggio, quelle informazioni base che vi possono servire per comprendere la scheda. Che dire, è molto più intuitiva, come ho detto prima, di quello che mi sarei aspettato. Da un certo punto di vista è un suo grande punto a favore, perché l'intuitività è ovvia, cioè potete mettervi lì e leggerla senza sapere nulla del sistema e capire veramente cosa vogliono già dire alcuni elementi. Il sistema di per sé è ovvio, è un po' crunchy, quindi qualcuno di voi che preferisce sistemi più fluidi, più narrativi tipo Daniele, potrebbe non trovarsi proprio a proprio agio con il sistema Enanchi, ma l'idea che puoi, diciamo, togliere parte del sistema per renderlo più fluido lo rende sostanzialmente più abbordabile, potremmo dire, a varie tipologie di giocatori. Il manuale, come ho detto, poi si conclude con tutta una serie di informazioni che servono, diciamo, per capire come muoversi all'interno delle nostre avventure nel mondo, e contiene anche un bestiario, quindi sostanzialmente manuale dei mostri anche. E arrivo qua alle conclusioni finali su questo gioco. Si vede che è effettivamente un titolo che ha un certo tipo di lavoro dietro, un lavoro che non è stato fatto, diciamo, solo al tavolo ma anche sul campo, perché è frutto, come è spiegato nella prefazione, delle storie, dello sviluppo del mondo venuto fuori nell'ARP, e questo lo presenta come un gioco di ruolo veramente stratificato che dà molto materiale a chi lo vuole imparare, a chi si vuole immergere in quello che è il suo sistema, la sua lore e tutti quegli elementi che mano a mano si possono scoprire sfogliando le pagine del manuale. Da questo punto di vista niente da dire, anche a me piace creare ambientazioni, e averne fatta una così dettagliata è veramente una nota di merito, fino a arrivare alla stessa cosmologia, che tra l'altro è spiegata appunto anche questa nel manuale. Però, come ho detto, questo si presenta come il suo più grosso scalino d'entrata, e è in un certo senso un peccato. Mi voglio spiegare a questo punto cosa ha rappresentato il mio più grosso dubbio approcciandomi ai temi Enanchi. È un manuale che può spaventare. Vedete questo volume di 600 pagine pieno di lore, ed è una lore che è stata in un qualche modo vissuta in passato da altri. C'è un fenomeno in alcuni MMO, genere di cui io assolutamente non mi occupo, ma ho sentito parlare da altre persone, che sostanzialmente rappresenta un momento di quit, di abbandono per alcuni giocatori. Alcuni MMO particolarmente hardcore presentano mondi che possono essere modificati, impattati permanentemente dalle azioni dei giocatori che sono venuti prima di voi, e arrivare in un mondo che ha già subito rispetto alla sua base sconvolgimenti importanti, o che comunque ha una lore ben stabilita e, diciamo, eseguita nel tempo, potrebbe scoraggiare alcuni che si sentono, diciamo, alienati da questo mondo, si ritrovano in un mondo che in un qualche modo è già stato costruito e si sentono spaesati perché non hanno le conoscenze fondamentali per essere in un qualche modo collegati a questi eventi. E questo, vedendo tutto questo materiale che Temenanchi ci offre, potrebbe essere lo stesso caso. Io sono un nuovo master che è interessato al titolo, ma mi trovo di fronte all'impresa titanica di dovermi studiare tutta la sua lore, e è scoraggiante da un certo punto di vista, perché è tanto materiale, soprattutto oggi, in un mondo in cui i giochi di ruolo stanno cercando di diventare sempre più user friendly, e Temenanchi si potrebbe al prima vista porre come se non lo fosse. È un grande manuale con una grande lore in cui c'è molto da imparare. Riguardo a questa mia perplessità, tra l'altro, ne ho parlato anche con l'autore. Devo ringraziare tra l'altro per la sua risposta molto dettagliata, chiedendogli sostanzialmente perché
non fosse stata, diciamo, condensata in maniera molto più riassuntiva l'ambientazione e magari poi fatta oggetto di successivi manuali? La risposta è stata ovvia: la necessità per il Kickstarter di condensare tutto in un unico manuale per motivi collegati alla stampa e al costo di questa. E lo posso capire assolutamente. C'era anche poi il discorso che quantomeno la lore all'interno del manuale è scritta come se fosse a compartimenti stagni, quindi se siete giocatori praticamente ve la potete dimenticare perché la scoprite giocando. Se siete master potete anche leggervi solo alcune parti per la vostra prima avventura e magari l'ambientate esclusivamente in un quartiere di Babilonia e giocate solo lì, quindi vi leggete solo quel quartiere. C'è comunque da dire che al primo impatto spaventa, questo non lo devo dire in un qualche modo, perché venirsi presentati con qualcosa che potrebbe essere un manuale di questa portata sicuramente ha un altro impatto che venirsi presentati con un manuale come potrebbe essere The Black Hack, per fare riferimento alla mia recensione precedente, che in un qualche modo è molto meno, diciamo, pesante visivamente e la lore sostanzialmente la puoi creare te come vuoi. Quindi questo non lo voglio presentare come una critica sterile, ma sostanzialmente come un elemento di neutralità che io in recensione devo dire, ovvero se volete immergervi nel mondo di Etemenanchi dovete tenere conto di questo aspetto, dovete tenere conto che quantomeno dalla parte del master, se vuole fare una campagna completa e totalmente informata, c'è un certo livello di studio. Ma ora che mi viene in mente anche dalla parte dei giocatori, perché comunque le stirpi e le etnie un minimo ve le dovete leggere per vedere quello che vogliono fare, la vostra gilda la dovete conoscere, qualche elemento di Babilonia la dovete conoscere, quindi se il vostro interesse è provare il gioco dovete anche tenere conto di un minimo di investimento di tempo per imparare il mondo in cui state giocando. Detto questo, di per sé il gioco, se ci si prende quel tempo per conoscerlo, è assolutamente valido, e anzi, per chi piace immergersi in un mondo ricco è per voi, è pieno di informazioni su qualsiasi aspetto del cronoverso e chissà, magari potrebbero anche espanderlo in futuro. L'ultima nota che mi viene da dire in questo senso è che se riuscite a trovare qualcuno che in un modo più o meno estensivo ha fatto parte dell'ARP, potrebbe essere anche un'ulteriore risorsa, perché vi può immediatamente specificare alcuni elementi che vi potrebbero essere poco chiari, proprio perché magari è più immerso in quel mondo e conosce più i vari elementi. Infine comunque devo parlare un minimo della parte grafica, che per quanto sia da certi punti di vista essenziale è anche molto efficace. L'immagine di copertina è apprezzabile per il semplice motivo che con una singola immagine ti riesce a far capire esattamente cos'è un techno fantasy. Questa torre di Babilonia, una torre dall'aspetto architettonico antico che però è pervasa da tecnologia, dà immediatamente l'idea. Con una sola immagine ti riescono a dare bene o male quello spunto per capire il mondo in cui stai giocando. Il manuale poi è graficamente vario anche dal punto di vista di impaginazione, sembra scritto con vari tipi di inchiostri, sembra composto da pagine diverse, come quasi fosse una guida alla sopravvivenza del mondo. Le illustrazioni, soprattutto quelle dei personaggi, sono, direi, basilari ma efficaci. La parte sulle gilde è fatta molto bene per chi ama leggere questi aspetti di lore come in realtà sono io, perché ci mette molti anche elementi che alcuni potrebbero definire fluff, ma per un certo verso nel creare il ruolo intorno sono molto importanti. I moti delle gilde che sono scritti in latino, tutti quei piccoli elementi, tutte quelle piccole personalità che sono presenti all'interno delle gilde, i rapporti fra di loro. È apprezzabile lo sforzo che hanno fatto anche proprio nel modo in cui hanno inserito gli elementi nel manuale. Detto questo, io prima di ringraziarvi vorrei quantomeno ricordare che Etemenanchi partecipava al gioco di ruolo dell'anno. Sarebbe stato questo il punto in cui gli avrei fatto i miei auguri per il premio, ma ahimè i finalisti sono già usciti e Etemenanchi non è fra questi. Se dovessi un minimo giustificare il perché, io vi invierei alla live che abbiamo fatto poco tempo fa io e Daniele. Semplicemente c'è poco da dire, il motivo l'avevamo quantomeno bene o male individuato. Sono stati in un qualche modo favoriti determinati tipi di giochi quest'anno
che bene o male si rifacevano alla filosofia del Powered by the Apocalypse, e da qualsiasi punto la vogliamo rigirare, e Temenanchi non è esattamente un gioco che rientra in quel tipo di filosofia, è un gioco diciamo più classico dal suo punto di vista, proprio di presentare il manuale ma anche del sistema. Questo, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete parlare con noi in tempo reale del gioco di ruolo, da visitare il sito ufficiale di Temenanchi. Tra l'altro io ringrazio l'autore perché ci ha dato la possibilità tramite PDF di visualizzare e recensire il gioco. Francesco da Fare un Sentenzia, chiudo.